Bentornato su Segreti da Chef. Ti è piaciuto il primo capitolo? Fammelo sapere nei commenti qua sotto. Se te lo fossi perso, in descrizione ti lascio il link. Oggi, come anticipato lo scorso video, andiamo a vedere come trattare le carni rosse al runner e ti allego anche 5 semplici ricette. La carne rossa, ricca di ferro e potassio, biodisponibile. La carne rossa ha diversi tagli idonei per la cottura sous vide. Di seguito ti fornisco le informazioni per preparare diversi tipi di tagli di carne rossa e ottenere un successo stellato. Manzo. Tra le carni bovine, quella di manzo permette tagli in grado di accontentare tutte le preparazioni e i palati. I tagli migliori presentano carne tenera e sottile. La costata, i filetti, la fiorentina e i controfiletti appartengono a questa tipologia. Se invece sei pronto a usare, proseguendo nella visione, troverai le indicazioni per cuocere sottovuoto un taglio di carne che oggi consideriamo di seconda scelta e che, grazie a una cottura lenta, è in grado di sprigionare dei sapori straordinari. Costata di manzo. Questo taglio è ricavato dalla parte anteriore della lombata e si contraddistingue per il suo osso abbastanza grande, caratteristico delle costole anteriori. Per preparare una succulenta costata di manzo, sale e pepa la carne, inseriscila nella sacca per la cottura e accompagnala con alloro e timo freschi, aglio e una passata di olio. Procedi al sottovuoto e ponila nel bagno di immersione portato a 54 gradi. Una carne dello spessore di 5 cm necessita di 2 ore di cottura. Per ogni centimetro di spessore maggiore o inferiore aggiungi o togli rispettivamente 20 minuti. La temperatura e il tempo indicato permettono di avere una carne rosata al centro ma non al sangue. Per chi invece preferisce una cottura completa consiglio di preparare la temperatura a 64 gradi. Trascorso il tempo del bagno di immersione, l'ultima la preparazione della carne ripassandola 3 minuti per lato in una padella preriscaldata e una noce di burro. Questo servirà a caramellizzare gli zuccheri e a far formare la gustosa crosticina in superficie. Infine versi in padella anche il fondo di cottura, irrora la crostata e servi. Filetto di manzo. Il filetto, che si ottiene da un taglio della zona lombare, è noto per il suo sapore delicato e le sue qualità nutritive. Per impedire che durante la cottura il filetto perda la sua naturale struttura, bloccalo in 3 punti con dello spago da cucina. Sigilla la carne cuocendola qualche minuto per lato in una padella, con un po' di olio. In questo modo eviterai la fuoriuscita dei succhi che rendono succulento questo taglio. Quando è ancora in cottura, unisci una noce di burro, uno spicco d'aglio e i profumi d'erba che preferisci. Trasferisci nella sacca specifica per cotture sottovuoto e porta la temperatura del bagno di immersione a 60 gradi. Per uno spessore di 5 cm occorreranno 2 ore di cottura. Per spessori diversi aggiungi o sottrai un'ora di cottura per ogni centimetro in più o in meno rispetto a quelli indicati come punto di riferimento. Estrai il filetto dalla sacca e lascialo sfrigolare qualche minuto in un fondo d'olio scaldato in padella. Unisci il fondo di cottura e irrora la carne per qualche istante prima di trasferire tutto su un piatto da portata. Al taglio il filetto rivelerà una sottile crosticina bruno-dorata, croccante e dall'aroma quasi di pane appena sfornato. Il cuore sarà rosato, tenero e saporito. Fiorentina. Si ricava dalla parte posteriore della lombata e si differenzia dalla costata perché il suo filetto ha il caratteristico osso a T. Adagia la fiorentina all'interno del sacchetto per le cotture sous vide, insieme a rametti di rosmarino, foglie di alloro e salvia. Condisci con sale e pepe a piacere e irrora tutto con un filo di olio extravergine d'oliva. Immergi in acqua portata a 52 gradi per ottenere la celebre cottura al sangue, consigliata per gustare al meglio questo taglio di carne. Per uno spessore di 5 cm occorrono 2 ore di cottura. Per spessori diversi aggiungi o sottrai mezz'ora di cottura per ogni centimetro in più o in meno rispetto a quelli indicati come punto di riferimento. Una volta estratta la carne dal sacchetto occorrerà rifinirla sulla griglia. Prima però tampona velocemente la superficie con della carta assorbente, assicurandoti di assorbire l'umidità. In questo modo scongiurerai l'effetto di carne bollita che qualifica una fiorentina cotta in modo errato. Al termine della preparazione la carne avrà un aspetto turgido, col grasso esterno dorato e un cuore rosso vivo. All'assaggio la fiorentina sous vide, tenera come il burro. Punta di petto. Fin qui abbiamo visto la preparazione di tagli teneri.
Tuttavia la preparazione sottovuoto esprime il suo massimo potenziale quando l'alimento permette una cottura prolungata. Fa a caso nostro la punta del petto di manzo, un taglio che proviene dalla zona anteriore dell'animale, caratterizzato da una parte muscolare magra e una quantità abbastanza consistente di grasso superficiale che può essere facilmente rimosso. In Italia è consuetudine acquistare questa carne per insaporire il brodo. Inserisci la carne nel sacchetto insieme ad aglio, rosmarino, sale e pepe. Imposta la temperatura a 68 gradi del broiler e lascia cuocere per 24 ore. Al termine della preparazione versa tutto il contenuto del sacchetto in una padella con una noce di burro e lascia insaporire per qualche minuto. Se gradisci puoi prelevare i succhi dal fondo di cottura e filtrarli per fare una salsa gravy di accompagnamento. L'aspetto invitante della punta di petto sous vide è superato solo dall'assaggio, che rivelerà sapori inaspettati e intensi. Anche il secondo capitolo è concluso. Se ti va, sarei molto contento se mettessi un pollice in su e condividessi con i tuoi amici per aiutare a crescere il canale. Mi raccomando, se non lo hai ancora fatto, non dimenticarti di iscriverti al canale attivando la campanellina per non perderti gli altri capitoli o altri argomenti che andrò a trattare. Gianluca ti saluta e ti dà appuntamento al prossimo video, dove andremo a vedere come si cuoce la carne di agnello al sous vide. Dire non so cucinare ora non potrà più essere una scusa. Creati una buona giornata e ricordati, piatti chiari e amicizia lunga. Ciao!